Mi riprenderò tutto. Ci ripigliamo tutto quello che è con noi sta. È uscito da poco il trailer più completo dell'Odissea diretta da Christopher Nolan. Il racconto di avventura per eccellenza unito a un regista famosissimo dovrebbero essere gli ingredienti giusti per il successo, ma ovviamente al giorno d'oggi non è così. Anzi, come avrete capito dal titolo e dalla copertina, non è che il trailer mi abbia entusiasmato particolarmente. Già in passato qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti delle opinioni su questo film in uscita, quindi vi dirò come la penso intanto su questo trailer. Ovviamente terrò anche come termine di paragone e come metro di giudizio soprattutto la fonte originale, cioè l'Odissea greca, e il contesto storico in cui le vicende dovrebbero ambientarsi. Il progetto dell'Odissea di Nolan ha già ricevuto diverse critiche in giro sul web fin dalle prime immagini che sono state diffuse. È uscito anche già qualche mese fa un altro trailer molto breve che faceva vedere comunque non tantissimo del film. Io ho aspettato abbastanza a parlarne perché non mi piace molto giudicare di pancia e con pochissimi elementi a disposizione. Volevo vedere di più del film e quindi avere un po' più di materiale a disposizione prima di dirvi la mia. E penso che questo renderà il video più concreto e più interessante. Casualmente ho deciso proprio adesso di iniziare una nuova serie di video che è incentrata su fantasia e realtà storica. E l'Odissea ci sta a pennello perché forse è una delle opere più famose che intreccia in modo inestricabile il mito con dei veri eventi storici. E questa sarà anche una delle mie chiavi di interpretazione, oltre a tante altre considerazioni sulla qualità di quello che si vede nel trailer. Faccio anche due velocissime premesse obbligatorie, e una è collegata proprio a questo. Infatti magari c'è già qualcuno che è pronto a commentare che l'Odissea non è un testo storico ma che è mitologico o fantasy, e che quindi ogni giudizio storico non avrebbe senso. Ancora oggi ci sono tanti misteri sulla composizione dell'Odissea e sul periodo in cui si potrebbero ambientare realisticamente gli eventi che racconta. Per semplicità possiamo dire che si considera composta intorno al 700 a.C. e che un vero corrispettivo storico della guerra di Troia potrebbe essere avvenuto intorno al 1200 a.C. Quindi anche se sì, l'Odissea include elementi fantasiosi, ci sono un preciso ambito storico e una precisa cultura a cui l'Odissea appartiene, e in teoria sarebbero quelli che dovremmo ritrovare sullo schermo. La seconda premessa riguarda il regista Christopher Nolan, che in passato mi ricordo aveva qualche tonnellata di fanboys, non so se ce l'abbia ancora. A me non è un regista che piaccia particolarmente, sì, ho visto tutti i suoi film anche perché sono famosissimi, ma non mi ha mai entusiasmato molto. A parte Inception, che secondo me ha una bella idea e è messa in scena benissimo, gli altri film mi sembrano inutilmente cervellotici, che poi è una critica che non sono il primo a fare, penso. E per chi se lo sta chiedendo, no, non mi ha entusiasmato molto neanche il famosissimo Batman di Nolan, per me il Batman migliore è quello di Tim Burton. Ma veniamo finalmente a questo trailer e mi baserò sull'ordine in cui compaiono varie scene proprio nel trailer per partire da lì e per parlare di vari argomenti. Volendo in realtà ancora prima del trailer, già la locandina che trovate anche come copertina del trailer qui su YouTube non mi convince. C'è il cavallo di legno che sta in quella posa da cavallo imbizzarrito che sarebbe stata difficile penso da realizzare come statua di legno. La stessa statua è usata nel film, non è solo per la locandina, infatti poi la vediamo proprio nel trailer. A parte che nelle teorie storiche più recenti il cavallo di Troia potrebbe essere stato una nave, ma lasciamo perdere. Non pretendo certo questo grado di accuratezza. Però questo sembra più un pezzo degli scacchi particolarmente pregiato e per esempio già il cavallo del film Troy del 2004 era molto più credibile. E vedrete che Troy tornerà anche dopo come termine di paragone per ovvi motivi. Anzi poi in questo stesso trailer c'è un omaggio penso voluto a Troy, quindi è il trailer stesso che vuole farci fare questo paragone. Una scelta che non penso andrà molto a suo vantaggio. Il trailer inizia con l'espediente di Ulisse che ricorda la moglie e il figlio e questo serve per farci vedere che il cast è bello pieno di attori famosi. Nolan riprende come fa spesso gli stessi attori con cui ha lavorato in passato.
Non credo che ci sia niente di male per forza in questo, anche se magari per un progetto come l'Odissea ci sarebbero stati meglio degli attori molto meno conosciuti, così avremmo potuto sovrapporre dei volti nuovi a dei personaggi che penso tutti ci siamo immaginati almeno una volta. Nel trailer Ulisse parla con Calypso, che è interpretata da Charlize Theron, e già questa scelta non mi piace molto. Penso che volessero far vedere un uomo maturo che parla con una donna matura, ma Calypso è una ninfa immortale. Nella mitologia greca le ninfe, come tutti sapete, sono figure che rappresentano la vitalità della natura e tipicamente dovrebbero avere l'aspetto di fanciulle. In più penso che tutti sapete pure che il rapporto tra Ulisse e Calypso è proprio incentrato sul tema dell'immortalità e dell'eterna giovinezza. Quindi per quanto Charlize Theron sia una bella donna, far interpretare Calypso a una cinquantenne già fa vedere che di mitologia greca vera nel film ce ne sarà poca. Questa sembra subito una scelta per farci vedere un uomo di mezza età che si confida con una donna di mezza età, che starebbe bene in un film ambientato al giorno d'oggi, e in questa Calypso non vedo quella bellezza sensuale e travolgente che potrebbe addirittura tentare Ulisse a non tornare a casa come succede nell'Odissea. Poi un'inquadratura imperdibile è quella con Agamennone in armatura. E questa è una di quelle armature che erano già state criticate prima dell'uscita dei trailer, dato che si era vista in delle foto e nel trailer precedente. Sembra veramente uscita da Batman, come dicono tanti, e poi dà proprio l'idea di essere di pura e verissima plastica. E anche l'armatura di Ulisse stesso è stata criticata per dei motivi simili. Io capisco che abbiano voluto dare un'idea di armatura genericamente greca antica per il grande pubblico, quindi non penso che bisogna per forza accanircisi esageratamente. Anche se l'idea non è di suo molto rispettosa del pubblico, che si vuole far passare nettamente come ignorante. Tanto più che l'Iliade e l'Odissea contengono delle descrizioni accurate di armi e armature, e oggi abbiamo anche tramite i reperti un'idea di come potessero essere delle armature accurate per un'epoca come quella in cui dovrebbe essere ambientata l'Odissea. L'elmo di Ulisse, per esempio, ci viene addirittura descritto nel dettaglio, infatti nell'Iliade Ulisse riceve proprio un elmo fatto di zanne di cinghiale. La descrizione ci fa capire che queste zanne erano cucite sopra un berretto di feltro e a una fodera con delle cinghie intrecciate. Ho dedicato un video intero all'evoluzione degli elmi greci, quindi se siete curiosi lì potrete vedere bene che i plasticoni di Nolan non c'entrano niente. Non mi aspettavo certo le armature micenee storicamente accurate, però queste del film sembrano abbastanza scadenti anche rispetto a altre interpretazioni fantasiose. E qualcosa di più simile a quelle vere in realtà avrebbe potuto dare al film anche un look più particolare e mai visto prima, invece di queste armature che sono molto generiche. Compare poi il palazzo di Itaca che per fortuna almeno nelle forme architettoniche è decente, ma poi arriva Antinoo interpretato da Robert Pattinson e vestito di pelle nera con un abito decisamente troppo moderno. Antinoo comparirà tante volte nel trailer e ricorda un po' il Commodo del gladiatore. Nell'Odissea sì, è il principale dei pretendenti di Penelope, però secondo me qui gli hanno dato il ruolo di antagonista proprio dell'intera storia. In una vicenda che poteva essere piena di mostri e di nemici soprannaturali abbiamo l'ennesimo nemico umano sopra le righe. Un'altra scelta che ha più il sapore del già visto piuttosto che essere la grande decisione del regista capace di osare. E questo ci fa vedere un possibile problema più grande del film che poi attraversa tutto il trailer. Sembra che molto sia stato ridotto alle dinamiche umane, togliendo tanto spazio a mostri e elementi soprannaturali, che personalmente io vorrei trovare quando guardo una trasposizione dell'Odissea. Poi però dall'esterno passiamo all'interno della reggia e qui c'è il classico arancione con qualche fiaccola che ormai trovate in qualunque film storico. Gli esterni invece sono tutti grigi, cupi e slavati. È tutto molto terra-terra e sembra in realtà di guardare una serie qualsiasi, non il grande film epico dell'anno. Poi ormai questa estetica cupa potrebbe avere stancato un po', sta praticamente dappertutto. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Qui la scelta delle tonalità, volendo, è anche l'ennesimo difetto storico, sembra di stare in un paesaggio nordico, mentre il Mediterraneo è pieno di sole e di colori accesi. Ormai tutti poi sanno che i palazzi greci erano coloratissimi e non bianchi come li troviamo oggi. Un videogioco come Assassin's Creed ha avuto il coraggio di rendere gli edifici colorati, invece in un film non sia mai tutto smorto e il più storicamente finto possibile.
Poi essendo un film con elementi fantastici, i colori ci starebbero anche bene, mentre questo risultato è visivamente monotono e scuro. Mi ricorda un altro trailer recente dove tutta la magia è stata risucchiata via e tutto è diventato molto più scuro. Ma proprio tutto. La forma dell'arco di Ulisse in un'altra scena non mi convince molto, ma meglio vederlo quando lo userà nel film completo. E poi compare Polifemo, il Polifemo meno inquietante che abbia mai visto. Intanto la sua grotta non sarebbe nuda roccia spoglia, ma ci sarebbero attrezzi per fare formaggi, recinti e così via. Ma vabbè, anche qui accontentiamoci dell'immagine tradizionale di una grotta con dentro un mostro. Tutti aspettavano di vedere questo Polifemo di Nolan, ma io non esagero se dico che ho visto decine di concept migliori negli anni e più inquietanti di questo Polifemo. Qui sembra quasi uscito da un film di diversi anni fa. È un blandissimo uomo nudo che tiene in mano un pupazzetto. Nel lontano 1963 un grande film mitologico come quello su Jason era assolutamente all'avanguardia negli effetti speciali. Infatti il famoso Ray Harryhausen aveva raggiunto i massimi livelli della sperimentazione della stop motion e aveva lasciato il pubblico di allora a bocca aperta. Qui dovremmo apprezzare un film costato 250 milioni di dollari che dovrebbe essere pieno di aspetti fantastici e epici e che invece non oserà praticamente niente neanche nella parte visiva. Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso. Qui la scelta di far dire la parola papà invece di padre, per esempio, è stata criticata, ancora di più nell'originale inglese dove gli attori usano un linguaggio molto contemporaneo. Per me il linguaggio non è per forza un problema, anche perché spesso i doppiaggi italiani riescono a rimediare a delle soluzioni in inglese poco riuscite. Però sicuramente preferirei che un film epico usasse un linguaggio più arcaico e solenne che è tipico dell'epica. Infatti il linguaggio contemporaneo può rovinare immediatamente l'immersione in un'atmosfera antica. C'è da dire poi che Nolan ha dichiarato pubblicamente di essersi basato su una specifica traduzione in inglese dell'Odissea, che è la traduzione fatta da Emily Wilson nel 2017. E non penso che sia un buon segnale, infatti questa traduzione è stata criticata perché è considerata poco fedele all'originale greco. Lo studioso Richard Whittaker ha scritto che rappresenta proprio il protagonista Ulisse come tutto sommato riprovevole. Il grosso problema, tuttavia, ha scritto sempre, con l'approccio eterodosso di Wilson ai personaggi dell'Odissea è che può sostenerlo solo distorcendo e travisando ciò che dice il testo greco. Non a caso anche questo film compila tutte le ormai famose caselle dell'inclusività, che Nolan ha cominciato a prendere in considerazione quando ha capito che servono a vincere degli Oscar. E se fino a qui i segnali già non sono buoni, ecco che arriva la scena madre, ovvero compaiono quelli che dovrebbero essere i Lestrigoni. Nell'Odissea sono dei giganti che lanciano dei massi sulle navi di Ulisse e le distruggono tutte tranne la sua. E teniamo presente che dovrebbero abitare in un'isola del Mediterraneo, per esempio la Sicilia o la Sardegna. Qui invece siamo in uno scenario con la neve e i Lestrigoni hanno delle armature che sono ancora più di plastica di quelle che abbiamo visto prima, che se fossero di ferro sarebbero state all'avanguardia pure per il Medioevo. Si mettono a combattere con delle sciabole per fare la scena action evidentemente indispensabile a quel punto del film, ma non ci sono altre parole per descriverli. Poi vediamo che Ulisse ha anche una statuetta che forse è tipo un ciondolo che gli ha regalato Penelope, un ciondolo che gli ricorda casa. Ovviamente non c'è nell'Odissea, ma il peggio è che è un cliché che si vede in tantissimi film dove qualcuno deve ritornare a casa e ricongiungersi alla sua famiglia e proprio non ce n'era bisogno. L'Odissea, che è stata composta quasi 3000 anni fa e è basata proprio su delle formule ripetitive, tanto riusciva a avere degli espedienti più originali per trasmettere la nostalgia di casa che prova Ulisse. Per fortuna poi vediamo brevemente quello che è già il mio personaggio preferito del film, cioè il cane Argo. Poi però Penelope dice questo: quel mondo è finito. È un dettaglio, lo so, però qui è evidente anche in italiano quel problema di prima del linguaggio troppo contemporaneo.
Infatti questa è una frase che suona troppo moderna anche in italiano, un personaggio dell'Odissea non esprimerebbe mai questo concetto con queste parole. In generale tutti i dialoghi del trailer sono abbastanza scialbi e potrebbero appartenere a un generico trailer per un film drammatico. Poi vediamo anche un vortice che penso sia Cariddi. Qui è giusta la rappresentazione, ma mamma mia quanto è blanda pure lei. Bisognerà vederla nel film, però nel testo è una parte angosciante che viene descritta con diversi dettagli. Qui sembra che Nolan l'abbia fatta fare al primo generatore di video che probabilmente la fa anche con molta più creatività. Come al solito poi nei film hollywoodiani di oggi i personaggi sono o troppo puliti e sistemati come se fossero usciti dal parrucchiere o dall'estetista, oppure in altre scene sono eccessivamente sporchi e coperti di fango fino alle orecchie. Non c'è lo sporco realistico di una persona che suda, che fatica, che combatte, ma tutto è in posa e dà un senso di finto che si aggiunge a tutto il resto che già dava un'idea di finto. E così siamo arrivati anche all'ultima scena dove vediamo che viene tagliata la testa a una statua e questo mi sembra un tributo palese a Troy, quello che vi anticipavo prima, dove Achille decapitava la statua di Apollo. Quindi almeno il finale ci ha fatto tornare il ricordo di un film veramente epico. Che sì, aveva pure lui tantissimi difetti e inaccuratezze storiche, ma almeno era un film godibile, che secondo me riusciva anche a trasmettere l'epicità dell'Iliade anche se si allontanava dalla fonte originale. Stranamente ho visto recensioni e commenti anche entusiasti a questo trailer, molto di più devo dire tra il pubblico italiano, mentre in inglese le stroncature già abbondano. E non so come facciano in tanti a accettare in maniera acritica o addirittura con entusiasmo tanti prodotti hollywoodiani che hanno dei difetti molto evidenti. In questo video penso di essere stato uno dei pochi a aver criticato il trailer così nel dettaglio in italiano. E se lo avete apprezzato spero che vorrete iscrivervi al canale e condividere magari il video con amici perché penso che in tanti avrete notato le stesse cose che ho notato io. Oppure ne avete notate anche altre, quindi ci sarà l'occasione di confrontarci. Sicuramente quando uscirà il film vi parlerò anche del film completo e penso che le persone lo vedranno perché il nome di Nolan e la fama di un'opera come l'Odissea basteranno a trainarlo nonostante i tanti difetti. Se anche andasse male non mi stupirei troppo, però non penso che andrà male e anzi sarei pure contento se andasse bene commercialmente. Infatti magari la cosa potrebbe riportare in auge dei film storici e epici anche se non ci credo tantissimo. Infatti c'era stata un'ondata sulla spinta del successo del Gladiatore nei primi anni 2000, ma poi il genere è andato in declino almeno nel cinema occidentale. Per questo film però probabilmente una domanda importante è quella che si erano già fatti in tanti fin da quando era stato annunciato, ovvero se Nolan sia veramente la persona giusta per dirigere questo film. E recentemente Nolan stesso ha spiegato addirittura che il film sarà narrato in modo non lineare come altri suoi film. Sembra quasi più una sfida personale di un regista che vuole dimostrare di sapersi confrontare con l'Odissea rispetto al tentativo di dare al pubblico qualcosa di veramente godibile. Se volevamo una specie di Odissea in chiave realistica, diciamo, è uscito appena 2 anni fa un film incentrato solo su un Ulisse vecchio che è già ritornato a casa. Se vorremmo adattamenti più fedeli, invece penso che dovremmo tornare alla famosa serie del 1968 che era stata realizzata pure da tante maestranze italiane. Questa di Nolan diventerà magari la versione standard del XXI secolo, purtroppo però è una versione che non sembra molto capace di entusiasmare. E nonostante il trailer si riempia di boati e della classica musica da trailer, di mostri e di epicità è rimasto poco. Da questo trailer sembra un'altra delle tante produzioni stock a alto budget degli ultimi anni, delle produzioni appunto blande e piatte che sono svuotate di ogni vero mito. E penso che tutti sappiamo che Hollywood sembra ogni giorno di meno il posto per grandi avventure dai colori vivaci e per grandi eroi che affrontano mostri incredibili.